Il guaio di YouTube è che produce merda. Inarrivabile, inaccettabile merda. Questo era Codice Swordfish. È facile infierire sulla cattiva recitazione e sulle scelte di regia. Sui minestroni di parole che tante produzioni oggi definiscono sceneggiature. È vero che parlava di Hollywood, ma direi che al giorno d'oggi è ancora più applicabile. Aspetta, provo io. Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Anch'io ho visto cose, tipo le condizioni in cui avete lasciato il bagno ieri sera. Ma va, era il classico Blade Runner. No, ti assicuro, uscivano dalle fottute pareti. Vengano fuori dalle pareti! Vengano fuori dalle fottute pareti! Dai, ne provo una io. Signora, scegliamo per lei. Ma come parli? Ma dai, all'ori del santo, The Lady. Lei ha esperienza come bodyguard? Certo, ho fatto il cameriere e il barman in molti ristoranti. Elevata? Vorrei agguantarla. Premio Oscar proprio. Sì, e il prossimo quale sarà? Ho uno stile di fisico che può accompagnare solo. Oddio, quello della moto. Visto Dave, il nuovo Hollywood. Ho la pelle d'oca, Brian. La pelle d'oca. Meno male che il mio personaggio Marvel preferito arriva con un film tutto suo, signori. Noi siamo Venom. E anche sul piano dell'animazione giapponese non si scherza affatto, perché è uscito Mirai. Io invece voglio mostrarvi un notebook elegante e compatto dedicato a tutti noi creativi. E allora bando alle ciance, ragazzi. Inizia Crossover, Universo Nerd. Let's go! Ma fammi capire una cosa, Dave. Tu che sei un esperto Marvel, ma Venom ce l'ha il lanciaragnatele? No, il simbionte nel fumetto imita i poteri di Spider-Man, quindi senza bisogno di avere le cartucce di fluido. E quindi le ragnatele da dove escono? Forse è meglio che tu non lo chieda. Ti ricordi la parodia con Jack Black? Ma sì, Giada, ti faccio vedere io. Mi serve solo qualche cosa di lungo. Dave, ma le senti? Zitte, maledette, mi state rovinando l'infanzia! Zitto te! Nei fumetti di Spider-Man si è presentato al mondo esattamente 30 anni fa, dapprima come misterioso costume nero dell'uomo ragno e poi rivelando la sua natura di mortale simbionte alieno affamato di cervelli. Occhi, polmoni, pancreas, tanti spuntini e così poco tempo. Da allora Venom è rapidamente diventato l'unico villain di grande spessore in grado di competere nell'immaginario dei fan con gli avversari storici di Peter Parker, come Goblin o il Dottor Octopus. Salve, mia cara. Non a caso venne eletto antagonista esattamente dopo questi ultimi nell'episodio finale della trilogia cinematografica di Sam Raimi. Mai ferire quello che non puoi uccidere. Ora, a oltre un decennio di distanza e in piena mania di cinecomic, questo antieroe è protagonista di un film tutto suo. Ho un parassita. Quasi obbligata la scelta di chiamare il grande e ombroso Tom Hardy ad interpretare il giornalista Eddie Brock, reporter ficcanaso che si ritrova posseduto dal malvagio e nerissimo organismo extraterrestre. Sarai un coso senza braccia, senza gambe, senza faccia, che rotola per la strada come un escremento. Tom Hardy non è nuovo al cinema di genere. Per la concorrente DC è stato il cattivissimo mascherato Bane nel capitolo finale della saga di Batman firmata Christopher Nolan. E sembra destino che anche nel passaggio in casa Marvel la grande espressività del suo volto debba soccombere, stavolta sotto gli effetti digitali, alla potenza iconica del ruolo che gli è stato assegnato. Noi facciamo quello che noi vogliamo. Anche se i produttori hanno dichiarato che Venom è ambientato nello stesso universo di Spider-Man Homecoming, il film è il primo in cui la Marvel di Kevin Feige non è coinvolta. Potrebbe sembrare una brutta notizia, ma anche se la violenza è stata attenuata per evitare divieti ai minori dal regista Ruben Fleischer, che esordì col bellissimo Benvenuti a Zombieland, è lecito aspettarsi qualche sorpresa. Cosa diavolo sei tu? Noi siamo Venom. Bene, bene, film con supereroi. Abbiamo parlato di Venom. Brian, il tuo film preferito? The Amazing Spider-Man 2. Ma come? Scusa, perché? Brian, ti rifaccio la domanda, ti do una mano.
il tuo Spider-Man preferito è The Amazing Spider-Man 2. Quello con Jimmy Fox, dove c'era quel piano sequenza pazzesco lì a Manhattan. No? Vabbè, solo quello. Ciao ragazzi, me ne vado, grazie, ciao. Spider-Man preferito. Sono d'accordo, assolutamente Spider-Man 2 di Sam Raimi. Questa è la risposta giusta, Brian. Jimmy Fox non ti piace, eh? Jimmy Fox non ti piace, È un discorso di proprio sceneggiatura che è veramente un po' debole. Ultima, dammi speranze. Allora, non parliamo di Spider-Man, ma parliamo dell'antieroe. Io adoro Deadpool. Il primo o il secondo? Il primo di più, ma perché non sono un amante dei sequel, ma anche il secondo non mi è dispiaciuto. Ma le scene post-credit del secondo. Ragazzi, io non l'ho visto. Spoiler, allarme Davvero, spoiler. non l'ho visto, mi vergogno. Te lo dico io. Lì Jimmy Fox non c'è. E questo. E questo? Dammi speranza. Io Batman. Tu vai in DC direttamente. Giada, che Marvel, non DC. È illegale Marvel. parlare di DC mentre si parla di Marvel. Nolan. Tim Burton. Ecco, direttamente anticipiamo. Sì, sono anteguerra io. Beh, però dai, il pinguino ci sta, era abbastanza... Il Joker. Non ti piaceva il pinguino? No, per carità di Dio. Tu sei una persona difficile, lo sai, molto difficile. Sono proprio una rompi... Si può dire? No, non si può dire. No, quello non si può dire, no, magari spero veramente vivamente che dalla regia l'abbiano bippata, sì. Ma a questo punto io vi inviterei al cinema a vedere Venom. Mani in alto! È meglio che lasciate stare, credetemi. Sondaggino veloce, ragazzi. Invece parlando di animazione, quindi cartoni animati, qual è il vostro preferito? Rick e Morty, tutta la vita. Quei semi passeranno la dogana solo nel retto di qualcuno, Morty. Ragazzi, Giappone, sport, slam dunk. Adesso sotto il canestro c'è il fratello di King Kong! Giappone anche per me, ma cambio le tematiche. Psycho Pass. Beh, se dobbiamo rimanere in Giappone io direi Le bizzarre avventure di Jojo. Ah beh, allora siete dei veri intenditori. Modestamente. Si fa quel che si può. Siamo sommelier dell'intrattenimento. A voglia! Se si tratta di animazione, questi cervelli non hanno uguali. Bene, allora apprezzerete Mirai, il nuovo film dello stesso regista della ragazza che saltava nel tempo. Dal 15 al 17 ottobre arriverà al cinema un nuovo lungometraggio animato proveniente dal Sollevante, Mirai, del geniale regista Mamoru Hosoda. È solo l'ultimo dei suoi capolavori e vale la pena ricordarli, magari per recuperare quello che vi siete persi. Il primo successo è del 2006 con La ragazza che saltava nel tempo, dove la protagonista è una liceale con il dono acquisito di poter saltare indietro nel tempo. E se mi dimentico di guardare in TV il mio programma preferito, posso catapultarmi indietro all'ora esatta in cui è iniziato. Poi arrivò nel 2009 Summer Wars, storia di un teenager solitario alle prese con un mondo virtuale da cui dipendono le sorti di quello reale. Dove ho già sentito questa storia? Sì. Nel 2012 è la volta di Wolf Children, toccante fiaba sulla difficile vita di una madre sola e dei suoi bambini nati dall'amore con un uomo lupo. La nostra famiglia è un po' diversa dalle altre. E infine The Boy and the Beast, in cui tornano in scena esseri antropomorfi, tipici del folklore giapponese, e un ragazzo dall'infanzia travagliata ma con una grande voglia di riscatto. Non farti schiacciare! Non devi perdere! Tira fuori la tua forza! Ora è la volta di Mirai, in cui Hosoda-san racconta la storia di Kun-chan, un bambino viziato di 4 anni che, dopo la nascita della sorellina Mirai, sente di aver perso il prezioso affetto dei suoi genitori. Sopraffatto dalla gelosia, raggiunge un giardino magico dove incontra la versione adolescente di lei, proveniente dal futuro. La pellicola, una delle poche produzioni ancora animate a mano, è un'opera molto personale per Hosoda, che ha confessato di aver scritto questa sceneggiatura basandosi sulla propria esperienza di padre. Mirai, infatti, è il nome della sua bambina e la storia è ispirata ai sentimenti di gelosia provati dal figlio maggiore dopo la nascita della sorellina. Noi al cinema non mancheremo, maestro. Ragazzi, avete presente quando si tratta di scegliere un nuovo prodotto che desiderate tanto? Certo, io ci ho messo un sacco a scegliere la TV perfetta per le serate blockbuster. C'era ancora Blockbuster. E alla fine cosa hai scelto? Ci sto ancora pensando. Beh, io ci ho messo un sacco di tempo per scegliere fra PS4 e Xbox One. Oppure c'è anche la Wii. Vabbè, torniamo al punto. Ultima, amore mio, cos'è che ti cruccia? Voi parlate sempre di gaming, ma io cercavo qualcosa che mi accompagnasse nelle mie crisi creative. Tipo, non so, una stampante 3D che faccia anche tatuaggi? Ma no, un notebook nuovo. Ah, su questo posso aiutarti io. Sono molto ferrato.
Mi dispiace Brian, ma ho già scelto, non potevo proprio aspettare. Vi presento Prestige PS42 di MSI. Wow, che figata! Com'è leggero e sottile! Solo 1,19 kg e 15,9 mm di spessore, con un monitor 14 pollici di livello IPS dai colori brillanti. Processore Intel Core i7 di 8ª generazione a basso consumo energetico, grafica Nvidia dedicata e SSD M2. Non manca nulla, vedo. Insomma, un ottimo equilibrio tra prestazione e autonomia. Ma come mai tutta questa eleganza? Perché? Non mi vedi elegante? No, è solo che non c'è un centimetro della tua pelle che non esprima crisi creative. Forse hai ragione, dovrei personalizzarlo. Vediamo cosa posso fare. Lo riconosco, questa sei tu. Niente male, vero? E se a tutto questo aggiungete un pacchetto completo in omaggio di software professionali per il video editing e il fotoritocco, la scelta era inevitabile. E per conoscere tutte le caratteristiche tecniche di MSI Prestige PS42 e approfittare dell'offerta valida fino a fine anno, non perdete il video di approfondimento che trovate sulla nostra pagina Facebook. Bene, popcorn, tac, telecomando, tac, bibita sfiziosa ma senza zuccheri, tac. Bravo, sempre il solito. E i nostri tac? Ma sì, infatti siamo già qua tutti pronti e tu, come al solito, pensi solo a te stesso. Ma li voglio anche i popcorn, tac, e la bibita, tac. Ok ragazzi, ci penso io. Telecomando mio, popcorn miei e bibita sfiziosa finita. Brava! Bravissima! Complimenti ultima! Fantastico! Va bene, cambia canale almeno, va? Tac! Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione del Raffo News, il TG del mondo nerd che non fa informazione ma fa tendenza. Partiamo con un filmato giunto in redazione qualche giorno fa e poi subito dimenticato. Vedo che sono sempre sul pezzo. Sì, abbastanza. E comunque, filmato che ci mostra una scena tratta dalla quinta serie di Lupin III. Sembra che il vero volto di Lupin possa non essere quello che conosciamo da ormai 50 anni. Pare infatti che abbia sempre portato una maschera, da qui anche la canzone Chi lo sa che faccia ha chissà chi è. Le nostre talpe sono però riuscite a ottenere delle immagini inedite che ci rivelano questo volto sconosciuto. John Cena! Vabbè, ora capisco tutto. Passiamo al gaming. A poche settimane dal lancio ufficiale di Red Dead Redemption 2 è finalmente stata annunciata la tanto attesa edizione PC che uscirà a Brumaio 2019. Quando? Sì, più o meno in quella data lì, e che ora possiamo finalmente mostrarvi a confronto con le versioni console. Ecco, notate l'elevato frame rate? Ma per favore, ma cos'è? Beh, sono immagini dal forte impatto emotivo, non c'è dubbio. Mi hanno ricordato di quando andavo in discoteca la domenica pomeriggio. Torniamo invece adesso a parlare di un video che ha fatto scalpore qualche anno fa. Il Giappone sembrava allora aver finalmente trovato il proprio Capitan Tsubasa, un giovanissimo Oliver Hutton. Questo bambino senza nome, come potete vedere dalle immagini, rincorre ogni pallone, sembra essere un grande goleador, e scatta e segna tanti gol. Un momento. Benissimo. Mi dicono dalla regia che abbiamo il giovane campione in collegamento. Buongiorno, piccolo Olli! Buongiorno a voi! Ma no, ma non è un bambino! È vero, non sei un bambino. Beh, è passato più di un anno. Effettivamente. Ora però se ne vada, Fermiamoci qui che è meglio. Un saluto e alla prossima edizione di Raffo News. Male sbabbi, Dave. Ma come male? Dico sempre bene. Vabbè, ne dicevamo? Andiamo a ordinare le parrucche. Ma sì, Brian, per i cosplay, no? Ma come? Usate delle parrucche? Ma certo, Brian.
Dave, anche tu. Anche quando hai il costume di Sephiroth, non sono capelli tuoi. Certo che no, Brian. Impostore. Falsi. Vabbè, mentre Brian ha una crisi esistenziale, voi ricordate di seguirci sulla nostra pagina Facebook. E mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Crossover per essere sempre i primi a vedere i nostri episodi. Mentre sull'Instagram troverete il backstage e le stories fatte da noi. Vi aspettiamo su Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni!